Sono Matteo Ragni, sono un architetto e un designer e vengo da Milano. Allora, dicono che Milano sia una bella donna, un po' timida, non è sfacciata come altre città italiane e mi piace molto questo concetto di una città da scoprire piano piano. E credo che Milano abbia questo valore di farsi scoprire poco alla volta. Il Made in Italy è un bellissimo marchio di fabbrica, è uno slogan molto potente, soprattutto all'estero. Non credo tanto nel Made in Italy in senso manifatturiero, ma come intelligenza. Un'azienda o comunque un designer italiani hanno un'attitudine al progetto, alla cultura del prodotto molto diversa e molto umanistica, come si dice. E per me questa è la differenza che fa rispetto a tutti gli altri progetti che si sviluppano in giro per il mondo. Dunque, L'Invisibile è un'azienda che ho conosciuto un paio di anni fa. Ho conosciuto Antonio Menegatti, il quale mi ha raccontato il suo progetto molto ambizioso di riposizionare un'azienda storica del Made in Italy italiano e siamo diventati quasi confidenti fin da subito e abbiamo condiviso un progetto, non tanto un prodotto ma un progetto, una visione, e questo è soltanto l'inizio di una bellissima storia. Designer credo che o architetti si diventi, però devi avere un piccolo semino dentro di te, è il semino della curiosità. Fin da piccolo ero denominato l'ingegnere di casa, perché ai tempi forse pensavamo che io fossi molto creativo, quindi ingegnoso. Ho pensato di fare l'architetto quando ho capito che volevo fare dei grattacieli, mi piaceva fare delle architetture. Durante gli anni di scuola, del Politecnico, mi sono reso conto che invece la cosa che mi appassionava di più era la piccola scala. E da lì ho cominciato in maniera molto autodidatta a occuparmi di design. Fare design per me è un'attitudine progettuale e ogni progetto che faccio deve avere una ragione d'essere, che non deve essere assolutamente una questione puramente estetica. Oggi va di moda raccontare che il design deve avere una componente di storytelling e credo che sia molto vero questo. Ogni progetto deve raccontare una piccola storia e farti innamorare al primo colpo. La progettazione è un atto molto intimo, molto personale. Non credo nella metodologia di un progetto. Ogni progetto ha il suo percorso, molto spesso è un percorso poco pianificato. E credo che la scintilla progettuale che fa la differenza avvenga in maniera molto casuale. Chiaramente il caso va aiutato attraverso piccole incursioni di elementi che possono essere esperienze, possono essere viaggi, possono essere anche studi, perché questa professione, ricordiamolo, è una professione molto seria, non è una professione artistica tout court. L'ispirazione, adesso guardo in alto, ma in realtà l'ispirazione è dentro di noi, è intorno a noi. Mi piace molto dire che mi ispira molto vedere i miei figli che giocano, per esempio, vedere le persone come acquistano gli oggetti, i beni di consumo, quindi sono spesso attratto dai carrelli della spesa delle persone che sono vicino a me al supermercato. La curiosità è veramente un dono del progettista che va coltivata. Allora, se dovessi prendere un caffè con qualcuno, prenderei un caffè molto lungo con Renzo Piano, perché credo che abbia trovato il modo di raccontare i progetti, di essere un architetto, un designer, un progettista, non soltanto di manufatti ma anche di persone, quindi il suo lato umanistico, umano, per me è molto affascinante.
Lo prendo normale, ogni volta che mi chiedono al bar come lo vuole io mi sento una persona molto normale, perché la differenza non la fanno i vestiti o il modo di bere il caffè, la differenza si fa sul piano operativo e raccontando insieme ai nostri clienti, amici, eccetera, come possiamo definire un futuro migliore. Non potrei fare a meno del caffè con lo zucchero e del sale. Se dovessi permettermi di fare un viaggio libero senza questioni di lavoro, farei il Giro d'Italia in barcavela. Io ho imparato in questi anni di professione che la cosa più importante è saper ascoltare. Una volta che hai ascoltato e capito, il progetto è una cosa automatica, molto naturale. L'importante è mettere un po' da parte l'ego, che abbiamo un po' tutti nascosto in qualche tasca, e ascoltare molto per poi progettare insieme ai tuoi clienti un futuro possibile. Con l'Invisibile la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di fare un rebranding molto, molto forte, molto importante, soprattutto sul naming. L'Invisibile prima aveva un apostrofo, che è un segno molto italiano e poco internazionale. E la cosa che mi piace raccontare dell'Invisibile è che da aggettivo è diventata sostantivo. E questo ha cambiato radicalmente non solo il modo di fare impresa, credo, ma anche la percezione che si ha di un'azienda italiana nel mondo. Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata appunto quella di creare un immaginario legato al modo di comunicare l'azienda con dei mood board, con un catalogo nuovo che è appena uscito e soprattutto cominciare ad aprirsi al mondo dei progettisti. Abbiamo cominciato con una collaborazione molto importante con Giulio Cappellini al Salone del Mobile, ne seguiranno sicuramente delle altre perché l'Invisibile è un'azienda aperta al progetto dove la customizzazione e la personalizzazione sono fondamentali. Invisibile è una parola molto ambigua perché se facciamo un gioco di parole è visibile dentro, invisibile e mi rimanda a dei mondi molto belli, il fatto di guardare dentro noi stessi per poi portare avanti qualcosa di nuovo.